Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parleremo della sega circolare a batteria con batteria da 20 volt e 4 A della Inventor. Questa già ve l'ho fatta vedere durante l'unboxing di alcuni utensili sempre della Inventor. Arriva senza valigetta. Anche in questo caso abbiamo due tacker che ci guidano nel taglio 0 gradi e 45 gradi. L'accendo, vediamo che rumore fa anche se non c'è la lama, però vediamo che rumore emette. Allora, emette come sempre il classico fischio dei motori brushless, sembrano quasi un aereo in decollo, a me il rumore lo ricorda tantissimo. Vi ricordo che vi lascerò i vari link dei prodotti per poter andare ad approfondire sul sito internet tutte le caratteristiche ed eventualmente avere ulteriori informazioni. Avrà una velocità di rotazione di 4800 giri al minuto. Il diametro della lama è di 165 mm, ci permette un taglio a 90 gradi profondo 57 mm e a 45 gradi 43 mm. Oggi invece ci dedicheremo ad eseguire alcuni tagli e guardarla un pochettino più da vicino. Quindi mettiamola sul bancone, osserviamola per bene e soprattutto mettiamola alla prova. Ma prima voglio ricordarvi di andare a guardare giù nel primo commento e nella descrizione perché vi lascerò il link per poterla comprare e spero di riuscire ad avere anche un codice di sconto. Iniziamo! Dunque guardiamola da vicino, questa è la sega circolare a batteria con batteria da 20 volt 4 A che momentaneamente è sotto carica. Come tutti gli utensili della Mentor risulta costruita molto bene, tutte le giunture, tutte le fusioni sono fatte bene, questa parte è in metallo, tutto il resto invece è plastica e gomma. Quello che vedete di colore nero è una gomma molto morbida che dà un buon comfort, questa è l'impugnatura, come vedete ergonomica ben sagomata. Questo è il tastino per poterla avviare, questo è il tasto di sicurezza che si può premere sia da destra che da sinistra. Infatti una volta premuto ci permette di far arretrare il tasto e quindi avviare la sega circolare. Questa è l'impugnatura nella parte frontale che ci permette di tenerla molto più saldamente e proseguendo verso avanti troviamo un puntatore laser alimentato a batterie, arriva già con le batterie al suo interno e dei pomelli che ci consentono sia di regolare l'inclinazione da 0 fino a 50 gradi. È un pomello che ci consente di inserire la battuta parallela. Come potete vedere anche in questo modello tutto fatto molto bene, incisioni molto nitide, metallo di uno spessore adeguato a svolgere la sua funzione e gli stessi riferimenti incisi molto bene li troviamo sia da questa parte, sulla parte frontale e anche nella parte posteriore per quanto riguarda la profondità del taglio, ma adesso lo guarderemo per bene. Allora questo ci permette quindi di regolarlo, il pianetto è di colore nero, anche in questo caso come il modello a corrente elettrica fatto molto bene, senza avvallamenti, ben verniciato e soprattutto robusto e resistente. Questa è la protezione a molla della lama, ovviamente si sposterà automaticamente mentre eseguiamo il taglio perché questa parte va a appoggiare sul pezzo che dobbiamo tagliare, quindi la spinge verso dietro. Questo è l'ingresso per l'aspirazione e con quest'altro pomello possiamo ruotarlo e quindi regolare la profondità di taglio. Questa invece è una chiave a brugola che una volta rimossa possiamo utilizzare per il cambio della lama. Infatti svitando questa vite potremo sostituire la lama e metterne una nuova oppure una che abbia un numero diverso di denti. Per poterla svitare però sarà necessario premere questo tastino in modo che la lama si blocchi e quindi ci permetta di svitarla. Questo movimento a scatti è del tutto normale mentre non è in funzione. È possibile montare delle lame che abbiano un diametro di 165 mm e un numero di giri di 4800. Abbiamo detto che la batteria è da 20 volt 4 A, vi faccio vedere direttamente una volta inserita com'è bello il suo aspetto, davvero fatta molto bene. E ovviamente è possibile anche utilizzare le batterie da 2 A come in questo caso quella dell'avvitatore, come è possibile utilizzare sull'avvitatore la batteria da 4 A. E per ricaricarle possiamo utilizzare uno o l'altro caricatore indipendentemente dal tipo di batteria che vogliamo ricaricare. L'unica differenza eventualmente sarà il tempo di ricarica che con quella da 4 A sarà più lunga. E allora passiamo direttamente alla prova dei tagli. Farò un primo taglio con il taglio dritto a 90 gradi e un secondo taglio invece con l'inclinazione a 45 gradi. Utilizzerò l'aspirapolvere così vediamo pure quanta polvere si forma. Il taglio sembra eseguito bene, come sempre eseguito a mano libera, quindi eventuali movimenti potrebbero dipendere da me, però la pulizia del taglio comunque mi piace. Allora adesso la inclino a 45 gradi
e vediamo se anche in questo caso riesco ad utilizzarla correttamente. Ok, sto andando ad occhio, quindi qualche decimo di grado potrei sbagliarlo. Ok, sembra posizionata comunque bene. E allora, ovviamente devo ricordarmi anche di aumentare un poco la profondità del taglio. Anche questo lo sto facendo ad occhio. Polvere se n'è formata davvero pochissima. Alla fine del taglio istintivamente ho passato la mano molto velocemente, ma si vede comunque che il pezzo è pulito. E anche sulla sega circolare c'è poca polvere. Ovviamente abbiamo appena eseguito un taglio, quindi un minimo deve formarsi, però rispetto a tutta quella che si forma di solito, devo dire che obiettivamente la polvere è stata aspirata, quindi aspirazione che funziona bene. Allora ragazzi, ricorderete nell'ultima prova avevo la batteria scarica e ancora scarica, ho dimenticato a sostituirla, quindi facciamo subito una prova per verificare l'angolo di taglio. Questo è quello del taglio dell'altra volta, ricorderete che c'era questo gradino. Questo invece è il taglio appena eseguito, vi ricordo che l'ho eseguito a mano libera. Quindi facciamo una prova, vediamo premendo con forza, quindi facendo combaciare perfettamente l'angolo, e abbiamo 45 gradi e 2 con una regolazione fatta ad occhio. Ok, mi ero accorto di essere stato preciso, però temevo che ci potesse essere qualche scarto, e invece siamo praticamente con un taglio perfetto. Questo invece, sì, questo è il taglio a 90 gradi perché c'è il gradino del taglio precedente, quindi il primo che ho eseguito adesso. Premiamo anche in questo caso con forza, come vedete toccano perfettamente entrambi i lati e abbiamo 89,9. Guardiamo anche la batteria 20 volt 4 ampere, batteria ovviamente agli ioni di litio. Sulla parte frontale abbiamo questo pannellino con un tasto e 3 led che indicano il livello di carica della stessa. Premendolo in questo caso abbiamo 2 led su 3, quindi poco più del 60% di ricarica, e vi faccio vedere che è possibile utilizzarla anche sugli avvitatori e che la batteria da 2 A funziona perfettamente anche sulla sega circolare. E allora ragazzi, e questa era la sega circolare della Inventor, a batteria con batteria da 4 A, anche se adesso ha quella da 2, perché vi ho appena fatto vedere che sono perfettamente compatibili sia l'una che l'altra. Avete visto che ha una buona regolazione degli angoli, quindi ci permette di eseguire dei tagli molto precisi, facile da utilizzare, maneggevole, con motore brushless che durerà una vita e che come tutti gli utensili della Inventor finora non mi ha deluso. Vi farò vedere anche tanti altri utensili sempre dello stesso marchio nei prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, ma soprattutto cliccate sulla campanella così rimarrete sempre aggiornati. Adesso non mi rimane che ricordarvi solamente di andare giù nel primo commento e nella descrizione per vedere il link e vediamo se riesco ad ottenere pure un codice di sconto per poterla comprare, perché il suo prezzo attuale è attorno a 90 euro circa, quindi speriamo di riuscire a farvi risparmiare qualcosa. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!